Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Come prima cosa voglio ringraziarvi per tutti quelli che si sono iscritti al canale, che hanno condiviso i miei video e cominciamo ad essere sempre di più. Grazie, grazie, grazie. Oggi andiamo a vedere come laccare il legno, o meglio questo pannello di MDF, ma si può usare anche pannelli in multistrato, pannelli in abete. Sto usando questo perché era quello che avevo in magazzino. C'è da fare una piccola premessa e dire che comunque il legno è bello, diciamo, al naturale, come natura lo ha fatto, con tutte le sue tonalità e soprattutto i suoi profumi che con la laccatura si vanno un po' a perdere. Però a volte è bello anche poterlo colorare a piacere e dargli quel tocco, insomma, moderno. Allora, come prima cosa andremo a carteggiare con una grana 180-240 il nostro pezzo, che già è liscio diciamo di suo. Lo renderemo ancora più liscio e pronto per la prima mano di fondo bianco, o comunemente detto cementite. Procediamo. Dato che il pezzo è molto piccolo non userò la ruota orbitale, ma andrò con olio di gomito. Terminata la carteggiatura, puliamo il pezzo con un panno ad eliminare tutti i residui e le polveri. Se avete un compressore si può anche soffiare con dell'aria compressa. Eccolo qua, il nostro pezzo pronto per la prima mano di fondo. Ok, terminata la prima mano di fondo, lasciamo asciugare per circa 4-5 ore. Eccoci qua, asciugata la prima mano di fondo, possiamo notare come si sia alzato tutto il peletto del legno. Andiamo adesso a carteggiare con una grana 150, cercare di lisciare tutto quanto per procedere poi con la seconda mano di fondo. Eccoci qua, asciugata la prima mano di fondo, possiamo notare come sia alzato tutto il peletto del legno. Andiamo adesso a carteggiare con una grana 150, cercare di lisciare tutto quanto per procedere poi con la seconda mano di fondo. Ok, adesso siamo pronti per procedere con la seconda mano di cementite. Sto usando un pennello all'acqua, per prodotti all'acqua potete anche usare un rullo se preferite. L'unica cosa è che il rullo, diciamo, una volta carteggiato lascia un po' l'effetto buccia d'arancio rispetto al pennello. Ok,
Terminata la seconda mano non ci resta che aspettare le solite 4-5 ore per l'asciugatura. Eccoci qua ragazzi, allora, terminata l'asciugatura anche della seconda mano di cementite, procediamo con la carteggiatura finale prima della verniciatura spray. Andiamo con una 180, questa volta ci facciamo aiutare dalla levigatrice. Diamo sempre una controllata prima di andare a spruzzare, che non ci siano grosse imperfezioni. Terminata la prima mano di vernice spray, lasciamo asciugare per circa mezz'oretta e poi andremo con la seconda. Asciugata la prima mano, procediamo con la seconda. Terminata l'asciugatura della seconda mano, procediamo con la finitura finale con un trasparente lucido. Ok, adesso lasciamo asciugare il trasparente definitivamente, ci vogliono all'incirca 12 ore. 12 ore per essere poi toccato, perché sennò andiamo a fare qualche danno. Eccoci qua ragazzi, come potete vedere il pezzo è asciugato e sono molto soddisfatto di come è venuto, veramente bene, lucido. Solo qualche piccola imperfezione, ma penso sia normale. Comunque adesso vi faccio uno zoom per farvi vedere. Vedete? Abbiamo quasi una finitura. Eccoci qua ragazzi, il video termina qui, io spero di esservi stato utile e di avervi dato qualche piccolo consiglio per i
i vostri lavoretti. Il risultato è venuto molto bene, e l'accaduta specchiata, lucida, perfetta. Solo qualche piccola imperfezione, ma ci può stare, insomma, stiamo sempre parlando di una base in legno. E niente, io vi ringrazio per la visione e vi do appuntamento al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e se potete condividete questo video. Alla prossima ragazzi, ciao!